Bene amici, bentornati. La mia piccola gattina Sofia e io vi diamo il benvenuto per questa che dovrebbe essere, spero, l'ultima lezione sull'argomento papi e imperatori prima e dopo l'anno 1000, le prime fasi del Sacro Romano Impero Germanico, poi la Chiesa, le riforme della Chiesa, le riforme dei monasteri, ecco, insomma. E quindi niente, e ora Sofì se ne vuole andare. Saluta con la zampina i nostri video ascoltatori. La lasciamo, la lasciamo andare e andiamo avanti. Abbiamo visto, siamo arrivati a Enrico IV, imperatore di grande importanza, che avrà numerose vicissitudini, come adesso vedremo. Nel 1055, scusatemi, nel 1055. Ora, in realtà abbiamo visto, prima di parlare di Enrico IV, vorrei continuare un attimo a parlare della Chiesa Cattolica. Abbiamo visto la corruzione e il declino, la decadenza morale del papato prima e dopo l'anno 1000, no? Ne abbiamo ampiamente parlato. C'è però una cosa significativa da dire proprio per gli eventi storici. Questo profondo declino, corruzione e simonia, degrado anche morale del papato, non ebbe effetti negativi intorno all'anno 1000 sul processo di cristianizzazione dell'Europa. Da questo punto di vista, la Chiesa Cattolica, i missionari, coloro che cercano di convertire al cristianesimo i sovrani, i popoli, continuarono ad avere un notevole successo, in particolare nella zona, vi ricordate, in quella zona che iniziò a essere colonizzata dai tedeschi prima e poi dall'ordine dei cavalieri teutonici, cioè la zona a est del fiume Elba, l'Europa orientale, la zona dei popoli slavi o dei popoli scandinavi. Allora abbiamo numerosi successi da parte della Chiesa Cattolica. Vengono fondati vescovadi in terre nuove come Magdeburgo oppure il vescovado di Amburgo. Nel 972 viene fondato l'importantissimo vescovado di Praga. A partire da Praga i missionari cattolici riescono a far diffondere il cristianesimo in Moravia, all'interno del regno, no? Del regno di Boemia, fanno diffondere il cristianesimo anche in Moravia, dove prima erano tutti pagani, ma anche in Polonia meridionale. È importantissimo questo. Slavi pagani vengono cristianizzati. Il primo vero grande re di Polonia si chiama Boleslao, lo so che è un nome un po' strano, Boleslao l'Intrepido. Boleslao l'Intrepido, che regna dal 992 al 1025, accetta la fondazione di vescovadi cattolici e la diffusione dei missionari tra i polacchi, missionari che finiscono per convertire inizialmente tutta la Polonia meridionale per poi passare ad altre zone, d'accordo? Popoli pagani dell'Europa orientale, popoli pagani slavi che vengono cristianizzati. Gli Ungari, importantissimo, ricordate che dopo la decisiva sconfitta di Lechfeld da parte di Ottone I, ve la ricordate? Io vi ho già detto, gli Ungari terminano le loro scorrerie, le loro scorribande, le loro invasioni distruttive terribili in tutta Europa, si sedentarizzano, diventano un popolo placido, pacifico, in Pannonia, nell'attuale Ungheria. E gli ungari, detti anche, ora si chiamano ungheresi, ma anche adesso vengono chiamati magiari. Nella loro lingua gli ungheresi non si chiamano ungheresi, si chiamano Magyarok, che significa magiari, d'accordo? Restano, come sono sempre stati, allevatori di cavalli, però diventano anche agricoltori, si stanziano appunto in una parte dell'antica Pannonia, nell'attuale Ungheria,
e restano lì tranquillamente senza dar fastidio. Fate attenzione, ben presto gli ungheresi o magiari conquistano un grande impero. Non dovete pensare che l'Ungheria nei secoli sia la piccola Ungheria di oggi. L'Ungheria ben presto conquista gran parte dell'attuale Romania, cioè la Transilvania, il 70% dell'attuale Romania, e poi altri vasti territori, quali la Slovacchia e la Croazia. Sapete dove sono Slovacchia e Croazia? Quindi l'Ungheria possedeva buona parte dell'attuale Romania, l'attuale Slovacchia, l'attuale Croazia, più anche altri territori. Quindi era un regno molto molto grande all'interno dell'Europa orientale. Attraverso la Croazia gli ungheresi arrivarono al Mar Adriatico, gli ungheresi combatterono con i veneziani, lo vedremo, per la conquista della Dalmazia, cioè della costa adriatica di Slovenia e Croazia. Non stavano solo a Budapest, d'accordo? E quindi era un regno molto potente, molto importante, perché come vi ho appena detto, gli ungheresi magiari sottomisero numerosi popoli slavi, oltre ai rumeni. Nell'anno 1000, cioè proprio il 1000, il duca Veik, il duca ungherese Veik, si fa cristianizzare, viene battezzato, diventa il primo sovrano cattolico dell'Ungheria, cambia nome in Stefano, è stato fatto anche santo. Santo Stefano d'Ungheria ancora adesso è un riferimento fondamentale per gli ungheresi che amano la loro storia, le loro tradizioni. Quindi Santo Stefano d'Ungheria, re Stefano d'Ungheria nel 1000 diventa cattolico. La stessa cosa vale per la Danimarca, si converte al cristianesimo il re Knut il Grande. Knut, questa è una K, Knut il Grande. Anche in questo caso, come nel caso dell'Ungheria, la Danimarca non possedeva solo l'attuale Danimarca, era il regno scandinavo più grande. Knut il Grande di Danimarca possedeva il regno di Danimarca, il regno di Norvegia e anche il regno d'Inghilterra, perché i vichinghi danesi avevano invaso il regno d'Inghilterra e Knut il Grande aveva conquistato persino l'Inghilterra. Diventa quindi anche lui cristiano, regno di Danimarca. Come vengono cristianizzati, attenzione, i normanni danesi che si erano stanziati nell'attuale Normandia in Francia. Normandia in Francia di fronte all'Inghilterra si chiama così perché i normanni danesi l'avevano conquistata. Anche i normanni della Normandia francese diventano cristiani e poco dopo, sapete, invaderanno l'Inghilterra, i normanni invaderanno l'Inghilterra e la conquisteranno. Nei Balcani la situazione non è proprio del tutto favorevole perché c'è la concorrenza della Chiesa ortodossa, quindi alcuni popoli come i croati sì, passano al cattolicesimo, ma altri, come per esempio i serbi, passano in buona parte alla Chiesa ortodossa orientale. Non del tutti, una parte dei serbi è cattolica, una parte dei serbi però viene convertita dalla Chiesa ortodossa orientale. Tuttavia, come vedete, i successi della Chiesa cattolica nel cristianizzare, nell'espandere il cristianesimo nell'Europa orientale o scandinava sono notevolissimi. Soltanto che, fate attenzione, in molti casi si tratta proprio di un cristianesimo imposto al popolo dal proprio re che si è fatto battezzare. Un cristianesimo non sentito come autentico, a differenza ad esempio di posti come l'Irlanda, il cui cristianesimo, il cattolicesimo si era diffuso dal basso attraverso la predicazione all'interno delle classi popolari di grandi evangelizzatori, di grandi personaggi, no? Di santi che sono andati a convertire il popolo, le masse popolari. Invece la conversione al cristianesimo, al cattolicesimo di popoli come i polacchi, i danesi e così via, avvenne semplicemente perché il loro re decise di passare al cattolicesimo, si fece battezzare e costrinse con la forza, con la legge, con la forza tutti i propri sudditi a diventare cattolici e a farsi battezzare. Quindi attenzione perché in alcuni posti, soprattutto
in Scandinavia. Per molti secoli il cattolicesimo fu sentito come un'usurpazione che veniva da fuori, non era un cristianesimo sentito. In realtà, in molti casi, sì, il re si era fatto battezzare e aveva costretto il popolo ad essere cattolico come lui, ma in realtà in molti casi, soprattutto ripeto in Scandinavia, continuarono a esistere gruppi di pagani per moltissimi secoli. Forse sapete che anche adesso, in posti come la Finlandia, la Svezia, cioè in Scandinavia, sono molto attivi gruppi neopagani che contestano appunto l'arrivo del cristianesimo nelle loro terre. Comunque è così. Quando parliamo di cristianesimo, di cattolicesimo, non dobbiamo farci illusioni. Chi capiva cos'era veramente il cattolicesimo? Le masse popolari ignoranti non sapevano assolutamente niente di teologia. Il Vangelo, la Bibbia era diffuso, letto soltanto in latino, quasi nessuno lo conosceva. Cioè in realtà noi parliamo, i popoli si convertono al cattolicesimo, e il cattolicesimo dell'anno 1000, anche successivo, era un cattolicesimo in cui di fatto le masse popolari non sapevano nulla. Per la maggior parte del popolo il cattolicesimo era un insieme di culti superstiziosi, come i santi, le reliquie, era molto importante la devozione verso i santi, l'idea che le reliquie avessero una specie di potere magico, d'accordo? Cioè la venerazione dei santi e delle reliquie era molto più diffusa rispetto alla conoscenza del Vangelo e anche dei dogmi fondamentali del cattolicesimo. Il cattolicesimo doveva convivere con le credenze negli scongiuri, nelle maledizioni, nelle forze magiche di questi popoli, e poco potevano fare i sacerdoti locali. Quindi ho fatto questa parentesi, fate attenzione quando si dice erano tutti cattolici nel Medioevo, eccetera. Le masse popolari molto spesso, soprattutto poi in questi nuovi territori in cui il cattolicesimo viene imposto dal sovrano, in cui il cattolicesimo non è sentito, non è originario, molti all'interno proprio del popolo identificavano il cristianesimo con una serie di strane pratiche magiche o superstiziose che sopravvivevano dal paganesimo, semplicemente vengono applicate invece che agli idoli precedenti del paganesimo. Questi culti superstiziosi vengono applicati ai santi, alle reliquie, agli oggetti sacri e così via. Va bene, ho fatto una parentesi. Comunque, in ogni caso, grande successo dell'evangelizzazione cristiana intorno all'anno 1000 in moltissimi posti d'Europa. Quindi attenzione, noi parliamo dei papi che si ammazzano tra loro, che sono corrotti, che non hanno fede. Alcuni papi venivano eletti a 13 anni, alcuni papi venivano eletti senza essere neanche sacerdoti, cioè non avevano nessuna storia di fede, eccetera. Dovevano fare tutta la carriera in un giorno, veniva eletto papa, poi prima di essere eletto papa, uno che non era neppure un sacerdote, doveva prima essere eletto sacerdote, poi essere eletto vescovo, poi cardinale, poi papa, 4 cerimonie tutte nello stesso giorno. Nonostante queste cose molto discutibili che abbiamo visto, il declino della Chiesa, la Chiesa cattolica comunque continua a espandersi e a conquistare interi popoli. Questo non va assolutamente dimenticato. Allora, Enrico IV, l'ho cancellato, non so perché l'ho cancellato. Enrico IV, a differenza del successore Enrico III, deve scontrarsi con la ribellione del papato, che non vuole più essere controllato nella sua elezione dall'imperatore. Eh, e quindi, e quindi approfittano del fatto i papi che Enrico IV è l'ennesimo imperatore bambino. Nel 1055, quando viene eletto imperatore di Germania, re di Germania, imperatore di Germania, Enrico IV ha soltanto 3 anni, c'è una reggenza, lui viene affidato dei tutori, ma questi tutori litigano, e
quindi significa che non c'è nessuno che davvero governa, che guida l'impero germanico e quindi i papi ne approfittano. Succede che nel 1058 i cardinali eleggono un papa senza il benché minimo beneplacito dell'imperatore, d'accordo? Niccolò II nel 1058 è un papa eletto senza l'intervento dell'imperatore e anzi contro l'imperatore e il suo potere. La prima cosa che fa Niccolò II, sapete qual è? Nel 1059 convoca un concilio, il Concilio Lateranense, il quale stabilisce che i cardinali debbano eleggere il Papa senza appunto il consenso, senza interpellare l'imperatore. L'imperatore, dice Niccolò II, non conta più niente nell'elezione del Papa. Questo concilio emette un editto che si chiama Decretum in electione papae, decreto sull'elezione del Papa, a cui appunto si stabilisce che i cardinali eleggono autonomamente il Papa senza chiedere il consenso dell'imperatore. E peraltro Niccolò II, come i suoi successori, si alleano con i Normanni. I Normanni, come vedremo nel successivo argomento, stanno conquistando l'Italia meridionale. I Normanni saranno sempre una forza, una monarchia, un regno filoguelfo, cioè favorevole al Papa. Quindi il Papa ha dalla sua anche la forza militare dei Normanni. In quel momento c'è Roberto il Guiscardo, d'accordo, a capo nei Normanni nel regno di Napoli e quindi così via. E, Enrico IV, comunque i suoi tutori, cercano di ristabilire la situazione. Dopo Niccolò II viene eletto Alessandro II, anche qui senza chiedere niente all'imperatore. Però la corte tedesca fa eleggere un altro papa, Onorio II. Capite, i cardinali a Roma eleggono un papa indipendente dall'imperatore, Alessandro II. La corte tedesca, l'impero tedesco, non considera valida quell'elezione perché dice che il papa deve essere nominato dall'imperatore e quindi elegge un altro papa, Onorio II. E, poi nel 1073 viene eletto un altro papa che sarà proprio il nemico giurato, inizierà una vera e propria guerra, nel vero senso del termine, il nemico giurato di Enrico IV, papa importantissimo, Gregorio VII. Gregorio VII viene eletto nel 1073. Facciamo un attimo una parentesi. L'imperatore Enrico IV aveva contro il papato che si era ribellato all'imperatore, aveva contro la potente dinastia dei Normanni in Italia meridionale che appoggiava il papato. Il problema è che gli imperatori tedeschi avevano contro di loro anche un nuovo gruppo di riformatori religiosi che si chiamavano Patari, la cosiddetta Pataria, d'accordo? Non si sa qual è il significato del termine Patari, molti sostengono che significhi straccioni. Qualunque sia il vero significato, non lo sappiamo di questa parola, questi patari non erano assolutamente straccioni, erano mercanti, erano artigiani, erano giudici, erano notai, cioè erano dei borghesi ricchi, d'accordo? Questi patari volevano, come al solito, una chiesa povera, una chiesa spirituale. Attenzione, volevano che tutte le cariche ecclesiastiche fossero elette dal basso. Non soltanto l'abate, ricordate, come quello di Cluny che viene eletto dai propri monaci dal basso, ma anche per esempio il vescovo.
Per loro, per i patari, anche il vescovo deve essere eletto dal basso, dai propri fedeli, come succedeva nei primissimi tempi della Chiesa cattolica. Vogliono una Chiesa pura, una Chiesa rinnovata, una Chiesa... è come al solito, no? Questi movimenti per riformare la Chiesa. Il problema però è che i patari vogliono anche, attenzione a questo, una Chiesa cattolica completamente indipendente dall'impero. Quindi i patari, fate attenzione, non volendo, fanno il gioco dei papi. Loro, i patari, non si accorgono nella loro ingenuità che in questo modo favoriscono una Chiesa cattolica e un papato sempre più potente, ricco e corrotto. Loro erano in buona fede, loro pensavano che un imperatore che nominasse il Papa, come era stato fino ad allora, era un imperatore simoniaco. Ricordate che l'imperatore non solo poteva, dove era necessario per nominare il Papa, ma ricordate le investiture in Germania? L'imperatore tedesco nominava lui i vescovi, e ve l'ho detto, ve lo ripeto, non solo con il simbolo laico della spada, del potere temporale, ma anche con l'anello e il pastorale, che erano simboli spirituali. E quindi l'imperatore, che è una carica temporale, esercitava un potere spirituale. Secondo i pateri questo era simonia. Non era più l'imperatore a dover decidere l'elezione del papa o dei vescovi, secondo loro. La Chiesa cattolica doveva essere autonomizzata dall'imperatore. Loro erano in buona fede perché pensavano che una Chiesa cattolica, capite, separata, autonoma dal potere politico, riconquistasse la propria verginità evangelica, riconquistasse le proprie caratteristiche migliori. Però in realtà loro, che non durarono molto questi patari, furono anche sconfitti militarmente da Enrico IV. Questi patari, sì, poi alla fine ottennero l'autonomizzazione della Chiesa cattolica dall'imperatore, però a che prezzo? Al prezzo che la Chiesa cattolica, con dei papi, una curia molto discutibile, iniziò a fare quello che voleva, mentre invece magari prima, ricordate, la Chiesa cattolica era controllata, quindi era anche moralizzata, era stata moralizzata dagli imperatori tedeschi. I patari non tengono presente la funzione che negli ultimi secoli gli imperatori tedeschi hanno avuto per moralizzare, per riformare, per purificare la Chiesa cattolica. Quindi fanno il gioco del papato. Il papa diventa sempre più importante, anche all'interno della Chiesa cattolica diventa dominante. Prima non era così, prima il papa aveva una funzione importante nella Chiesa cattolica, ma non era il capo assoluto della Chiesa cattolica. Adesso in questi anni invece abbiamo questo processo, il papa diventa eh, proprio assolutamente egemone all'interno della Chiesa cattolica. Papa Gregorio VII viene eletto nel 1073, anche lui emana un documento come il suo predecessore, importante, il Dictatus Pape, dettato del Papa, Dictatus Pape, d'accordo? Nel 1075, 2 anni dopo la sua elezione. Questo Dictatus Pape, lui arriva come secondo dopo Niccolò II, no? Di cui abbiamo parlato prima, e il secondo però è il più famoso assertore di quella teoria che viene chiamata universalismo papale. E il Papa è tutto, ha tutti i poteri, è superiore a qualunque sovrano temporale, a qualunque principe, anche all'imperatore. Che cos'è il Dictatus Pape? Il Dictatus Pape è l'insieme di una serie di brevi proposizioni numerate progressivamente, proposizione 1, 2, 3, 4, eccetera. Queste brevi proposizioni, appunto, costituiscono una sorta di elenco. Nel Dictatus Pape c'è scritto che il Papa è superiore a qualunque principe, a qualunque potere temporale, cioè il potere spirituale è superiore al potere temporale. Addirittura Gregorio VII sostiene che il potere temporale esiste solo se è accettato dal potere spirituale. Cioè il Papa non solo è superiore all'imperatore, al re di Francia, al re d'Inghilterra o al re di Napoli, a chiunque altro. Il Papa
secondo Gregorio VII, la sovranità dei principi, dei re, dei principi, dei sovrani, la sovranità dei re deriva direttamente dal Papa, cioè dal potere spirituale. Il potere temporale non esiste se il potere spirituale non lo nomina, non lo accetta. Questo significa ovviamente che il Papa può anche deporre in qualsiasi momento qualsiasi sovrano. Lo dichiara eretico, nel momento in cui lo dichiara eretico, lo depone, scatena i principi contro di lui, scatena i suoi vassalli contro di lui, perché dichiarare eretico un sovrano, attenzione, da parte di un papa, dice Gregorio VII, scioglie i vassalli di quel sovrano dal loro giuramento di fedeltà al sovrano e quindi si può scatenare una guerra civile. Il Papa dichiara eretico l'imperatore, vedremo che lo farà con Enrico IV. I principi tedeschi non sono più tenuti a rispettare il giuramento che avevano fatto in precedenza di fedeltà a Enrico IV, anzi sono spinti dal Papa, autorizzati dal Papa a deporlo, a ribellarsi, a sostituirlo con un altro re, con un altro imperatore. Per la verità nel Medioevo era stata prevalente la teoria delle due spade, ne avete mai sentito parlare? La spada temporale e la spada spirituale. La spada temporale è una metafora che indica che il sovrano ha l'autorità temporale. La spada spirituale significa che è una metafora per cui il Papa ha il potere spirituale. Nessuno dei due poteri, potere spirituale e potere temporale, può intervenire, può soggiogare l'altro, può influenzare l'altro, e quindi vengono riconosciute due sovranità. Questa teoria veniva anche indicata con la metafora dei due soli, cioè il sole che rappresenta la Chiesa e il sole che rappresenta il sovrano, l'autorità civile. Invece, secondo Gregorio VII, lui dice come nella realtà non ci sono due soli, c'è un sole e la luna. Il sole è la Chiesa, la luna è il sovrano, capite? L'autorità temporale è come la luna, cioè vive di luce riflessa da parte del sole che è la Chiesa. Quindi il potere, proprio universalismo papale viene chiamato, il potere del Papa è assoluto e anche il potere di un sovrano temporale deriva dal Papa, il quale può deporlo, considerarlo eretico, deporlo in qualunque momento. Per considerarlo eretico non c'è bisogno, capite, che il sovrano segua davvero un'eresia, non consideri valido un dogma della Chiesa Cattolica o qualcosa del genere. No, non è una questione teologica. Un sovrano viene dichiarato eretico anche se si ribella al Papa. Inoltre nel Dictatus Papae viene scritto in maniera chiara e netta che il Papa è il padrone assoluto all'interno della Chiesa, che tutti i vescovi, tutti quanti devono essere totalmente sottomessi al Papa. L'ultima delle proposizioni del Dictatus Papae recita proprio: nessuno può essere considerato cristiano se non si sottomette, nessuno può essere considerato cristiano se non si sottomette al Papa. Quindi non solo l'idea di superiorità del Papa nei confronti del sovrano temporale, del re, dell'imperatore, ma anche la superiorità del Papa rispetto a tutti gli altri aspetti, rispetto a tutte le altre strutture della Chiesa Cattolica. D'accordo? Il Papa domina, è il padrone assoluto all'interno della Chiesa Cattolica. Dictatus Papae è un documento molto importante. Attenzione, Gregorio VII, per essere credibile, porta lui avanti una riforma della Chiesa, cioè dice Enrico IV: non sei più tu come i tuoi predecessori che devi venire a purificare, a riformare noi che siamo corrotti. La riforma della Chiesa la fa il Papa stesso. Infatti Gregorio VII è molto severo e inizia a lottare contro simonia, contro il concubinato o concubinaggio, no, di cui abbiamo parlato prima, fa arrestare tantissimi ecclesiastici, manda i legati apostolici in giro per tutta Europa. I legati apostolici devono controllare e sorvegliare
che tutto vada bene all'interno delle strutture, no, dei monasteri, dei vescovadi, all'interno delle strutture della Chiesa Cattolica, controllano anche i piccoli parroci di campagna e così via, d'accordo? Dice Gregorio VII, riforma la purificazione della Chiesa, la moralizzazione della Chiesa, il rispetto delle regole da parte degli ecclesiastici, la imponiamo noi, Chiesa Cattolica, la impongo io, Papa, non ho più bisogno che l'imperatore venga a riformare la Chiesa, d'accordo? Secondo voi dove arrivano anche questi legati apostolici? Ovviamente, provocatoriamente, vanno in Germania e avete già capito, accusano di simonia e di tantissimi altri reati, crimini, e i vescovi tedeschi o gli amici dell'imperatore. Inizia la cosiddetta lotta per le investiture, che è una guerra vera e propria tra Enrico IV e Gregorio VII, molto complessa, che ha varie fasi, un vero e proprio scontro militare che va avanti per anni, negli anni 70 e negli anni 80 del 1000, a colpi di battaglie, a colpi di editti, a colpi di scomuniche. Gregorio VII scomunica l'imperatore Enrico IV, ma Enrico IV si permette a sua volta di scomunicare Gregorio VII. C'è un momento famoso, anche se non importante, all'interno della guerra, no? Il momentaneo pentimento, è solo una finzione, da parte di Enrico IV che viene umiliato a Canossa. Enrico IV vuol farsi perdonare da Gregorio VII perché Gregorio VII l'aveva scomunicato, questo come ho già detto prima aveva provocato la ribellione dei principi tedeschi che erano andati contro di lui, e avevano scatenato una guerra civile. Pensate che addirittura Enrico IV fu tradito dal suo figlio stesso, che si chiamava anch'egli Enrico, che si ribellò in armi al padre. Pensate, voleva sottrarre il trono al padre. Per riottenere la fedeltà dei principi tedeschi in rivolta, cosa doveva ottenere Enrico IV? Ovviamente la revoca della scomunica. Quindi lui si va a Canossa, in Emilia, dove si trova il Papa, perché Gregorio VII in quel momento è ospite della sua alleata Matilde di Canossa. Gli aristocratici di Canossa in Emilia sono sempre stati alleati del Papa. Enrico IV, questo è un episodio famoso, viene umiliato perché deve attendere 3 giorni sotto la neve che cade di fronte al palazzo di Matilde di Canossa prima di essere ricevuto. Cioè il Papa lo umilia, lo fa attendere 3 giorni, costringendolo a vestirsi soltanto di una tunica, quindi a prendere freddo lì sotto la neve, lo riceve, lo perdona, revoca la scomunica soltanto dopo averlo umiliato per 3 giorni. Questo episodio è famoso, però non è un episodio particolarmente importante, perché in realtà dopo aver ottenuto la revoca della scomunica, Enrico IV ricomincia la guerra contro Gregorio, ehm, contro Papa Gregorio VII, d'accordo? E da un punto di vista militare la guerra va sicuramente a favore del potente esercito di Enrico IV. Nel 1084 Enrico IV conquista addirittura Roma, entra col suo esercito a Roma. Gregorio VII deve fuggire da Roma, si rifugia a Salerno. Sapete, Salerno, vi ricordate, è all'interno del regno di Napoli, cioè del regno dei Normanni che appoggiano il Papa. Tuttavia, proprio l'anno dopo, nel 1085, Gregorio VII muore a Salerno. Ma attenzione, voi direte, ma allora Enrico IV ha vinto? No, ha vinto da un punto di vista militare, però in realtà nulla può più fare per controllare l'elezione del Papa. Ormai il Papa ha acquisito potere, ormai il Papa si è abituato, è rinvalso l'uso di farsi eleggere senza
senza l'intervento, senza l'accordo dell'imperatore, e infatti i due papi successivi dopo la morte di Gregorio VII, cioè Vittore III e Urbano II, vengono eletti dai cardinali in contrasto con l'imperatore, d'accordo? In contrasto ehm, con, con l'imperatore, in contrasto con Enrico IV. Enrico IV non può fare niente. Urbano II, che è famoso anche per aver lanciato la prima crociata, lo vedremo, Urbano II indice un altro concilio, questa volta a Piacenza nel 1095. Urbano II in questo concilio di Piacenza condanna le investiture laiche, cioè ovviamente stabilisce che solo il Papa, solo lui stesso può nominare i vescovi. Quindi capite, Enrico IV, pur avendo vinto militarmente, non riesce più in alcun modo a sottomettere il papato. Vari papi vengono eletti senza il suo consenso. Ormai il papato si è completamente separato, ribellato rispetto all'imperatore tedesco. Pensate che nel 1105 Enrico IV perde il potere non perché muore, ma perché viene deposto da suo figlio, che vi ho detto si era messo contro di lui, nuovo imperatore. Quindi nel 1805 siamo arrivati all'inizio del XII secolo, siamo partiti, non so, da prima del Novecento, siamo arrivati all'inizio del 1100, nuovo imperatore. Quindi l'ultimo di cui ci occupiamo in questo argomento è Enrico V. Allora, non è che dovete pensare che con il nuovo imperatore la guerra con il papato si ferma, la guerra per le investiture continua. Il nuovo Papa Pasquale II si scontra anche lui con Enrico V. Si cerca poi di arrivare ad un accordo tra Papa e Imperatore. Un primo tentativo di accordo, quello di Sutri, fallisce nel 1111, d'accordo? Il Papa è appunto Pasquale II. Il compromesso fallisce nel 1111 perché che succede? Che in cambio della rinuncia alle investiture da parte dell'imperatore, l'imperatore rinuncerà a investire i vescovi, cosa deve fare la Chiesa? Dovrebbe restituire all'imperatore, vescovi, grandi abati dovrebbero restituire all'imperatore tutti i beni ricevuti sin dal tempo di Carlo Magno, che erano moltissimi. Ovviamente vescovi, abati, cioè, si ribellano, dice noi non vogliamo assolutamente restituire le ricchezze all'imperatore. E quindi Pasquale II, che pure aveva firmato questo accordo, che non entrerà mai in vigore, di Sutri nel 1111, lo disconosce questo accordo, ok? Rinnega questo accordo. L'accordo definitivo, sia pure provvisorio, perché poi papi e imperatori continueranno nei secoli dei secoli a litigare per le investiture. L'accordo definitivo, almeno per il momento, è del 1122. Per ricordarselo basta ricordare 1122, questi due numeri ripetuti. L'accordo viene firmato dall'imperatore, che è sempre Enrico V. Nel frattempo invece il Papa era morto. Il Papa che firma quindi questo accordo è Callisto II. Ok? Questo accordo per le investiture viene chiamato, è famoso nella storia per essere chiamato accordo concordato di Worms, perché è firmato nella città di Worms. Attenzione, è una città tedesca, si pronuncia Worms, non Worms, ok? Concordato di Worms. Che cosa si stabilisce? Si stabilisce, cioè è un compromesso. L'imperatore rinuncia a investire i vescovi,
mantiene soltanto l'investitura laica, che non significa granché, cioè li sanziona con lo scettro imperiale, ok? Non più con la spada, con lo scettro imperiale. È una sanzione di poco conto, perché a investire i vescovi con l'anello e il pastorale, ricordate, sono queste le cose che contano, è il Papa. Quindi di fatto è un, è un compromesso, molti libri dicono un compromesso, però in realtà chi vince, chi prevale, chi già stava prevalendo da prima è il Papa. Tutta questa storia qui, di tutti questi imperatori, finisce in questo modo, finisce che all'inizio Ottone I, i primi imperatori, controllavano e dominavano il papato, poi il papato riesce a diventare sempre più forte, sempre più potente, sempre più ricco e si svincola dal controllo dell'imperatore. Investire, neanche investire, sanzionare l'investitura dei vescovi con lo scettro imperiale da parte dell'imperatore, ripeto, è ben poca cosa. L'investitura spetta al Papa che nomina i vescovi con lo scettro e il pastorale. Di fatto da quel momento l'imperatore tedesco non fa altro che approvare ogni volta il candidato al vescovado deciso dal Papa. Quindi il Papa eh, mette nero su bianco, fa accettare dall'imperatore il suo potere, potere che si era, ricordate, il Papa già preso aveva già conquistato da diversi anni. L'unica eccezione è la Germania, l'imperatore del Sacro Romano Impero Germanico, l'imperatore tedesco, mantiene il diritto a nominare i vescovi in Germania, ma in tutto il resto dell'Europa, in tutto il resto della cristianità cattolica non sarà così. Conclusione di questa storia: la Chiesa viene effettivamente riformata, vedete, c'è prima una riforma imperiale, poi una riforma dal basso, i monaci, eccetera, eccetera, poi una riforma, la riforma durissima gregoriana da parte della Chiesa stessa. Cioè da questo momento in poi non ci saranno più papi privi di fede, eletti in maniera assurda solo perché comprano la loro elezione e appartengono a una grande famiglia aristocratica romana. A partire da questi papi, ma già Gregorio VII, ma anche questi qua, sono papi di grande respiro, di grande importanza, uomini di fede. Così sarà comunque per secoli. Quindi da un certo punto di vista la Chiesa riesce in qualche modo a riformarsi o ad essere riformata, però paga un prezzo. La Chiesa diventa sempre più ricca, diventa sempre più potente. Non solo, ma la Chiesa diventa un'organizzazione sempre più verticistica, sempre meno democratica, in cui l'importanza dei vescovi, degli abati, dei fedeli stessi diminuisce man mano. La Chiesa diventa sempre più un'organizzazione in cui il Papa è il padrone assoluto di questa organizzazione. E in ogni caso tutta questa sequela di imperatori, alla fine abbiamo visto, rivela questo significato. Mentre prima il papato era debole, sottomesso al re di Germania, all'imperatore di Germania, dopo l'anno 1000 cresce economicamente tutta Europa, cresce anche la ricchezza e il potere del papato, che si svincola dall'imperatore e il papato diventa sempre più importante, il papato controlla l'intera Chiesa cattolica. In fondo, con la rinascita dell'anno 1000, qual era la zona d'Europa che si arricchisce di più, che fa rifiorire i traffici nel Mediterraneo, dappertutto, eccetera? È l'Italia, soprattutto l'Italia centrale e meridionale, ma in generale l'Italia, d'accordo? Ricordate le repubbliche marinare e così via, e quindi diventa importante l'Italia centro-meridionale, diventa ricca con il commercio, così via, anche l'Italia settentrionale, ma in misura minore, diventa importante l'Italia, diventa centrale l'Italia in questo periodo subito dopo l'anno 1000 e quindi
diventa centrale anche il papato, d'accordo? Papato che si espande anche come potenza temporale. Non a caso il Papa, abbiamo visto Gregorio VII stava a Canossa, presso i suoi alleati in Emilia. Il Papa inizia a conquistare territori nel Lazio, nell'Umbria, già ce li aveva, ma anche notevoli territori proprio in Emilia Romagna, quindi le pertinenze, i domini temporali dello Stato Pontificio si espandono sempre, sempre di più. E quindi forse possiamo concludere così questo nostro ciclo di lezioni su papi, imperatori, riforma della Chiesa, riforma monastica e anche ovviamente le prime fasi, diciamo così, del Sacro Romano Impero Germanico. Abbiamo quindi concluso. La prossima volta inizierò a spiegare un altro argomento, sempre del Medioevo e dall'anno 1000 in poi. Continuate a seguirmi se vi piacciono le mie lezioni. Arrivederci a tutti.